il mostro lo trovarono, ma non dove si aspettavano tutti. E se vi dicessi di pensare a una caccia ai vampiri, la vostra mente viaggerebbe probabilmente indietro nel tempo. Vi ritrovereste nei Carpazi del Settecento, tra villaggi sperduti nella nebbia, aglio alle finestre e torce accese. Ma la storia che vi voglio raccontare oggi non appartiene al Medioevo e non è nata dalla penna di Stoker. È una storia reale, documentata ed è successa in una delle metropoli più moderne del mondo, Londra, l'anno non il 1800 ma il 1970. Siamo in una notte di primavera, migliaia di persone armati di paletti di frassino, acqua santa e crocifissi hanno preso d'assalto uno dei cimiteri più belli d'Europa. Cercavano un mostro e la cosa più spaventosa è che forse lo hanno trovato, ma non dove si aspettavano. Per capire come sia stato possibile dobbiamo fare un passo indietro e viaggiare fino a Highgate, nella zona nord di Londra. Siamo negli anni 70, il cimitero di Highgate non era il luogo curato che i turisti visitano oggi, era un labirinto spettrale di epoca vittoriana, completamente abbandonato a se stesso. La natura si era ripresa tutto, l'edera soffocava gli angeli di marmo, le radici degli alberi spaccavano le lapidi e la terra, scivolando, aveva lasciato scoperte gli ingressi di alcune cripte. Era il paradiso dei registri horror della Hammer Film, ma era anche il luogo perfetto per chi cercava l'oscurità. Tutto comincia con delle lettere anonime, inviate ai giornali locali da comuni cittadini, completamente spaventati. Un uomo racconta di aver visto, mentre camminava lungo il perimetro del cimitero, una figura altissima, oscura, che sembrava fluttuare tra le tombe. Dice che i suoi occhi emanavano una luce rossa, ipnotica, e che un freddo innaturale gli aveva bloccato il respiro, impedendogli di muoversi. Pochi giorni dopo, un'altra testimonianza, e poi un'altra ancora. Ma la vera inquietudine si diffonde quando, tra i viali invasi dai rovi, iniziano a comparire i corpi di alcune volpi. Sono morte, ma non ci sono segni di lotta. Hanno profonde ferite sul collo e sono completamente private di ogni goccia di sangue. La stampa locale fiuta la storia. I titoli iniziano a parlare del fantasma di Highgate. Ed è a questo punto che entrano in scena i due veri registi di questa follia collettiva, due uomini che trasformeranno una suggestione in un incubo mediatico. Il primo si chiama David Farrant, è un ragazzo giovane, appassionato di esoterismo e paganesimo. Farrant dichiara ai giornali che quella figura non è un mostro, ma un'entità energetica, un fantasma legato al luogo che non vuole fare del male a nessuno. Per dimostrarlo annuncia che passerà l'intera notte nel cimitero per comunicare con lo spirito. Il secondo personaggio invece è molto più teatrale, si chiama Sean Manchester. Si presenta al pubblico come un vescovo cattolico tradizionale ed esorcista, anche se nessuno ha mai capito bene da chi sia stato ordinato. Manchester lancia una bomba mediatica che gela il sangue dei londinesi. Quello ad Highgate non è un fantasma, dichiara la TV. È un vampiro re, un nobile valacco del XIV secolo che praticava il satanismo, la cui bara è stata portata in Inghilterra nell'Ottocento. Qualcuno lo ha risvegliato. La sfida ormai è lanciata. Da un lato il giovane occultista che difende lo spirito, dall'altro il cacciatore di vampiri autoproclamato, che giura di voler trovare la tomba del mostro per conficcargli un paletto nel cuore e bruciarne i resti. Arriviamo così alla notte del venerdì 13 marzo 1970. Nel pomeriggio Manchester rilascia un'intervista televisiva proprio davanti ai cancelli sbarrati del cimitero. Dice che quella notte è quella giusta, il vampiro sarà vulnerabile. Quello che succede poche ore dopo è qualcosa che la polizia londinese non dimenticherà mai. Nonostante il cimitero sia chiuso, sorvegliato e di proprietà privata, una folla oceanica si riversa nelle strade di Highgate, centinaia, poi migliaia di persone. Ci sono curiosi, giornalisti, ma soprattutto orde di ragazze armate di torce elettriche, croci di legno improvvisate, trecce d'aglio comprate al mercato e paletti appuntiti. La folla scavalca le alte recinzioni di ferro, i lucchetti vengono rotti,
Le persone invadono i viali, calpestando le tombe senza rispetto, urlando, cercando un brivido. È una vera e propria caccia all'uomo o alla creatura. I gruppi più audaci scendono e si spingono nelle catacombe sotterranee, illuminando gli angoli più bui con le torce, forzando i pannelli delle cripte vittoriane alla ricerca della bara del re. La polizia è impotente, ci vorranno ore e decine di agenti per cacciare i manifestanti e riportare una parvenza d'ordine tra le tombe violate. Di vampiri, quella notte, non si ne vede l'ombra. Ma il danno è fatto, la linea del rispetto per i morti è stata ormai superata. Si potrebbe pensare a una farsa, a una goliardata finita male, ma l'isteria collettiva, quando mette le radici nella mente delle persone, produce mostri reali. Nei mesi successivi a quella notte, il cimitero di Highgate diventa teatro di orrori veri. Moltissime tombe vengono aperte e profanate da vandali e fanatici dell'occulto, finché una mattina la polizia fa una scoperta completamente agghiacciante. All'interno del cimitero, adagiato tra l'erba alta, c'è il corpo di una donna, ma non è una vittima recente, è il cadavere decomposto di una donna morta decenni prima, riesumato da una delle cripte private. Qualcuno ha forzato la sua bara, ha trascinato fuori i resti, ha decapitato il corpo e ha tentato di dargli fuoco. Poche ore dopo, David Farrant viene arrestato a poca distanza dal cimitero. Ha con sé una croce e un paletto di legno. Finirà in prigione, non subito, qualche anno dopo, per profanazione di tombe e vandalismo. Ma la faida tra Farrant e Manchester andrà avanti per tutta la vita, tra libri di accuse reciproche, querele e persino la promessa di un duello magico che non avverrà mai. Entrambi sosterranno fino alla vecchiaia che l'altro era il vero pericolo. Se anche voi sentite richiamo dell'ignoto e volete continuare a esplorare i confini tra realtà e leggenda, non viaggiate più da soli. Seguitemi, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Credete che certi segreti debbano restare nell'ombra? Il prossimo mistero è già pronto, al prossimo viaggio nell'oscurità.